Benvenuti a questa seconda sessione di Hunter the Reckoning. Direi che andiamo a raccontare come ogni inizio sessione un qualcosa che è accaduto un po' di tempo fa in un altro luogo. Avevamo lasciato le due persone vestite con questa armatura pesante antisommossa che si allontanavano da un luogo. Questo luogo piano piano sembra un magazzino. Uno di quei luoghi pieni di box. Camminano e sopra, sulla destra, si può vedere quello che è un cartellino con scritto 33. Prendono il loro furgone, salgono sul furgone e si allontanano. I due rimangono in silenzio all'interno del furgone. Sanno che stanno per andare a fare qualcosa. Qualcosa che probabilmente li porterà a non vedere il giorno dopo. Uno dei due, di nuovo, la stessa persona, ha un diario nella mano e sta fissando una delle pagine. Quella che sta guidando si gira per un attimo. Tutto ok? Abbiamo già fatto diverse volte. Non lo so, ho una brutta sensazione. Ma va bene. E chiude il libro. Continuano il loro viaggio e dopo diverse ore arrivano in quello che sembra un porto abbandonato, ma con dei rumori, come se qualcuno stesse facendo qualcosa in lontananza. I due scendono dal furgone. La figura che teneva prima il diario prende un M16, lo carica, lo guarda. I due si scambiano un ultimo sguardo. L'altra persona prende un fucile di precisione, se lo mette sopra la spalla. Come al solito? Sì. Però non sbagliare, eh? Tranquillo. E la figura col fucile di precisione si allontana, mentre l'altro si avvicina a quello che sembra una piccola porta di un magazzino. Apre la piccola porta del magazzino, trova di fronte altre persone vestite con dei gilet in pelle che si girano di scatto verso di lui. E finisce questo secondo racconto. Abbiamo tutti l'auricolare, giusto? Sì. Sì. Ok, io allora, vedendo qualcosa avevo tirato fuori il tablet, mi sembra, per guardare, vedo qualcosa, non capisco cos'è. C'è qualcosa che non va. Cosa? Porta di servizio del locale, ho visto qualcosa, ma non vi so dire cosa, era velocissimo. Puoi spegnere le telecamere qua vicino? Se ce ne sono ancora attive? Ci provo. Io ho aperto il computer, fatto. E ti dico proprio, dopo letteralmente 30 secondi ti dico, fatto. Allora io appunto faccio un po', oh mio Dio, e tipo sgattaiolo dentro. Non so cosa aspettarmi, però tipo io entro, se c'è, sai, magari quello tipo caution Sì. and not cross, tipo robe, oh mio Dio, cosa è successo? E dentro, E e dentro il locale. quando entri nel vicolo, c'è appunto questo vicolo con a terra quelli che sono i segni di appunto una sagoma di una persona a terra. Però appena entri all'interno della zona, ovviamente c'è qualcuno che sta tenendo d'occhio. Subito esce fuori dalla porta di servizio un poliziotto, normalissimo poliziotto in divisa. Sì, salve signora. Oh mio Dio, buongiorno, volevo capire cosa era successo qua. Sono tornata da poco e... cosa è successo? Cosa... Non Signora, capisco. non ha visto la transenna di non passare oltre? Questo è un luogo di indagini. Di indagini?
E io tipo passo, faccio, oh mio Dio, e tipo vado oltre. Sì, io ci provo perché voglio cercare di guardare e vedere tutto quello che riesco a vedere. Il poliziotto un attimo ti guarda, ti squadra un attimino. Eh, scusi, non avevo capito. Vedi che poi anche come se per un attimo si fosse ripreso da qualcosa. Stesse un attimo scuotendo la testa. E poi, sì, cosa... Perché lei è qua? Ok, divento estremamente seria in questo momento. Perché io una situazione del genere l'ho già mezza Ok. vissuta. Un po' di tempo fa. Non le hanno detto che veniva dall'ufficio la, la nuova investigatrice? Eh, Certo che questo lavoro proprio non lo no, sanno ma fare qua, prima eh. ci sono stati... Allora, i miei Mhm. colleghi, sì, sì. Ok, quindi mi ripeta un po' le cose perché a quanto pare qua alla gente che arriva per ultima le informazioni le danno un po' reattivizzate, quindi rifacciamo un po' il sunto della situazione. Sì, ok. In pratica il ragazzo... Dalla borsa tiro fuori dei guanti e me li metto. Dei guanti in lattice che ho preso da casa. Sì, allora non c'è il corpo della persona, c'è soltanto la sagoma a terra. Mhm. Sì, il ragazzo lavorava qua ed è stato ucciso ieri notte da quello che sembrerebbe un pazzo, ma non siamo riusciti a ritrovarlo, il colpevole ancora. Mi hanno sparato. Bossolo? Abbiamo trovato Se ne è occupato qualcosa? la balistica, io sono qua per controllare semplicemente che nessuno venga a rovinare le prove. Mm. Mi può ricordare il Bene, bene. nome? E oltre ai... come non le hanno detto che ovviamente non le hanno detto che arrivavo, quindi ovviamente non le hanno detto nemmeno il mio nome. Sono l'investigatrice Smith. L'investigatrice Smith, ok. Ok, ok. Io quando dice Smith faccio... E quindi, vabbè, mi alzo un po' in piedi, guardo dentro. Non c'erano delle telecamere, qualcosa? Sì, Qui, ma qui hanno preso fuori? Mi ovviamente guardo tutto un po'. hanno preso tutto quelli dei reparti speciali, quindi Però chi altro è stato qua prima di me e dei miei colleghi? c'erano i suoi due colleghi e poi altri poliziotti con i quali ci siamo dati il cambio. Ok, due colleghi. Mi ricordi il nome di questi due colleghi? Ah, sì, certo. Comunque sono l'agente Laia e l'agente James. Ho un attimo, ci metto un secondo, vado a guardare e poi dico, agente James. Ah, È stato un piacere. Se io tipo faccio per guardare così, indico un punto a caso, proprio stupita, ma è sicuro che qua non c'è stato qualcun altro? Questo non mi sembra un lavoro fatto da professionisti. Chiederò all'agente James, a quanto pare uno dei due Mentre stai saprà parlando, sicuramente senti. meglio. Agente Roger, Sì, dimmi pure. ci dovrebbe essere un ragazzo che è un po'... non lo so, ci ha suscitato dei dubbi. Vedi se c'è ancora dall'altra parte della strada. Non posso allontanarmi dalla zona, mandate qualcuno a controllare, grazie. Intanto io vado dalla motoretta e ovviamente e la faccio partire. io sento il rumore, faccio oddio, glielo devo aggiustare. Nel mentre che lui si allontana, io vado dove ho visto quella persona che si muoveva. O dove penso di aver visto movimento. Quindi entri all'interno del locale, dalla porta di servizio. Il locale sembrerebbe il locale, cioè, è un bar, tutto quasi completamente in legno. Fai conto un Irish pub, quindi ha diverse anche quadretti in giro, c'è ovviamente la spillatrice e tutto. Però comunque non c'è nessuno, è vuoto il locale. Esatto. Sì, scusi, signora? Sì, mi era sembrato di sentire qualcuno qui dentro, era un po' strano, mi aveva detto che era da solo. No, non c'è nessuno, sono da solo.
Io Ok. specialista delle creature. Io sono Ok. convinta che questa cosa l'ho già vista, che il tizio, cioè io ho tipo i flashback del Vietnam e sto cercando di tenere la mia plomb per non impazzire. Niente. Nora, all'angolo del locale, vedi che c'è una figura. Sotto un tratto ti è chiara quella figura. Prima per un attimo tu la percepisci. Era sfocata, dopodiché non è più sfocata. Vedi Ok. questa bellissima ragazza con gli occhiali, i capelli tutti ordinati. Cioè io tipo cioè, mi fermo. Ehm, gente, penso che l'uomo lì fuori sia abbastanza sospetto, sarebbe il caso che vada a controllare. Ehm, E poi ok, ma guardo la non tipa, tocchi ho niente ragione. qua dentro. Lui si allontana. Dico, io mi abbasso e dico, ragazzi, qui ho trovato qualcosa di molto interessante. E voglio saltargli addosso. Tu gli stai arrivando addosso. Lei, appunto, come ho detto, era all'angolo, quindi accanto all'entrata della porta. Appena vede che tu stai arrivando come un treno verso la sua direzione, lei dà una spallata verso la porta, esce all'esterno e ovviamente tutti vedete la scena di questa persona lì che per un secondo si mette davanti alla porta, dopodiché corre. Ho detto, ho trovato qualcosa di interessante, ho sentito il rumore e ho fatto cazzo, Tardis vai. E è partito. Gli spari e colpisci le sue gambe, perché penso anche quello che era dove stavi mirando. Sì, sì, sì. E la ragazza rotola a terra per un secondo. Sì, Tardis l'ha colpita alle gambe. È a terra. Rallento, Inversione. sento tutto il casino Ok. e quindi cerco ovviamente... Gli arrivi accanto proprio. Stai per dargli una coltellata perché vedi che lei si gira di botto e si abbassa e ti arriva un pugno sullo stomaco, un altro gancio sul viso. Un attimo perdi la vista su di lei e ricomincia lei a correre scappando dalla tua posizione. Ok. E cerco comunque di fermarla. Tu cerchi di prenderla e con uno scatto non umano sicuramente si abbassa di botto e poi improvvisamente c'è un vicolo, lei prende il vicolo e comincia a correre all'interno del vicolo. Rose ovviamente tu sorvoli il tetto quindi arrivi direttamente sul vicolo. La colpisci, riesci a prendergli una spalla e lei tipo sbatte contro quello che è una ringhiera di ferro. Tardis intanto gli dice, ferma, per favore. Per un secondo poi lei si riprende e ricomincia a correre perché vede che gli altri gli stanno arrivando addosso. In pratica sgaso all'interno proprio Ok. e inizio a pregare. La tua luce! Boom! E la butto per terra. Riesci a prenderla in pieno, vedete lei che ruzzola a terra e sembra che perde i sensi. Prendo Caricatela sul motorino, ci rivediamo direttamente là. sul Prima che motorino, arrivi la la metto nel bagagliaio della mia auto. Hai tempo? E là. E tipo indico e me la carico boom, addosso. Tu la prendi, comunque ci sono ovviamente dei vicoli interni che potrebbero portarti alla macchina perché la macchina è lasciata un po' a parte. Quindi riesci stranamente ad arrivare alla macchina senza che nessuno ti abbia visto. Nel momento in cui arriva qualcuno, tu riesci un attimo a farti di lato e quelle persone passano. Senti anche le sirene della polizia e Ok. riesci a metterla in macchina. Sembrerebbe che nessuno ti ha visto, Harrison. La butto nel bagagliaio la tizia. E le metto anche qualcosa tipo quello per gli occhiali, qualcosa in bocca per farla stare zitta, se sa mai che questa inizia a urlare. È legata, la guardo, non mi fido manco per il cavolo. Chiudo e inizia a scendere che vengo a prenderti. Io dico Arriva. a Tardis per Rose. Sì, io dall'auricolare dico, ok, arrivo. Dall'auricolare gli dico andiamo all'otto, è un posto sicuro. Ok, quindi parcheggiamo, io prendo il mio bellissimo mitragliatore. Voi entrate dentro, poi la portate al 33. Si lega. Semplicemente questa lucina ovviamente sopra di voi. Con le fascette legata per bene, Sì, legata, gambe, ovviamente. braccia. Visto che tu hai dei trascorsi con questa bestia, tu farai le domande e
se hai bisogno di supporto, sarò qua accanto. E mi metto accanto a lei così. Io le levo il E sacchetto. ovviamente la faccia è completamente tumefatta. Per 2 schiaffi glieli lascerei e poi torno con la testa giù. Ho proprio due schiaffi per riprendersi. Oh. Che cazzo sta succedendo? Bentornata, Splendore. Eh, ti guarda bene un attimo. Sto cercando un attimo di mettere Mhm. fuoco. Oh, cazzo. Oh, immagino che quindi tu ti ricordi di me. Certo che mi ricordo di te. Sei quella che ha ammazzato North. Sono quella che ha estirpato la prima erbaccia. Una di una lunga serie. Ok. Ok. Se sei convinta di riuscire a farcela. Comunque, vedo che mi hai legato per bene. Neanche l'educazione di parlare come delle persone normali, no? Perché sto parlando con una persona normale? Posso anche solo definirti una persona? Essere in un mondo che non sei altro? Quindi partiamo già con i complimenti. Partiamo con la chiarezza. Se dovessi scegliere io, ti avrei già sparato in fronte e le domande le starei probabilmente facendo un cadavere, ma sarebbe poco utile. Quindi puoi provare in qualche modo a salvarti la vita per qualche, non lo so, magari intervento divino. Potresti forse riuscirci. Se ci dirai quello che ci interessa sapere. Sì, è così dopo che vi ho detto quello che mi interessa sapere, poi mi ammazzano gli altri. E vabbè, se vuoi ti ammazziamo noi. Mm. E chi esattamente dovrebbe ammazzarti? Vabbè, ma tanto sono finita, no? Siete dei cacciatori. Quindi come dovrei arrivare al giorno dopo? Ditemi voi. Il vostro compito è uccidermi, no? Io sono qua per uccidere vampiri. Tu camminavi alla luce del sole, quindi tecnicamente tu non sei un vampiro. Certo. Convincimi che meriti ancora di Certo, vivere. sono un ghoul. Convincimi che sei più umana che non mostro. E forse potrei anche risparmiarti. Beh, diciamo che quando hai ucciso North mi hai causato un sacco di problemi. Perché essendo il suo ghoul avevo bisogno del suo sangue per rimanere tale. Questa bellezza non si mantiene da sola, gioia mia. Diciamo che gli altri vampiri non gliene fotte un cazzo dei ghoul e quindi o facevo così o trovavo una soluzione o mi ammazzavano. Quindi, qual è stata la tua soluzione? Vabbè, ho trovato un altro vampiro. Lo stesso che ha ucciso l'uomo del bar? Oddio. Quante informazioni che vuoi. Io sono così tranquillo, lei è tipo così legata. Prendo e lì letteralmente gli lego il braccio. Gli lego letteralmente il braccio stringendo. Tu non hai diritto di parlare. Tu ci darai le informazioni e ce le darai alla svelta. Oh. Non siamo nemmeno presentati. E comunque Giovanna, piacere. Oh. Quanto sei un ghoul? Oh, oddio, tanto tempo. Tipo? Troppo forse per rimanere senza sangue? E chi ti ha detto che sono senza sangue? In questo momento sei legata e il tuo sta uscendo dalla mano. Tuo e non solo tuo. Tipo, vedete che comunque comincia a perdere abbastanza, cioè, vedete che sta sbiancando, perché comunque i ghoul non è che sono come i vampiri, cioè, loro subiscono queste cose. Troviamo un accordo. Troviamo Sì. un accordo, sì. Se io riesco a uscire da qua, la sorella di Vinny non diventa un ghoul. Cosa? E io ti sposto. Letteralmente. Letteralmente mi piego così, la guardo. Prego, che cosa sai tu di me e soprattutto di mia sorella? Che avresti dovuto fare meno casino. Mm? E diciamo che abbiamo i contatti
stretti di ognuno di voi e se qualcuno rompe i coglioni a qualcun altro, noi ci prendiamo quello che è nostro. Io posso non uscire da qua, dato che mi avete preso, ma se non esco da qua, qualcuna si trasforma in un ghoul. A noi servono le informazioni. Che tu sia viva o morta è abbastanza indifferente, mettiamola così. Quindi, in base alle tue informazioni, potremmo effettivamente farti uscire viva. Qua dentro se io muoio non se ne accorge nessuno, tranne ovviamente quelli con cui devo andare a incontrare tra qualche ora. Chi devi incontrare, cara? Gli altri re della riva. E chi sarebbero questi re della riva? Siamo degli amichetti. Vado ovviamente fuori dal poter essere sentito dagli altri e soprattutto dalla Giovanna. Se provi a telefonare tua sorella e io non torno a casa e tu l'avverti, la verranno a prendere con la forza. Quindi E io mi giro, e io tranquillamente mi giro. Non ti preoccupare. Ci penseranno i figli di Dio. Chiamo Rose e me ne vado un po' via. ok, Rose ti risponde. Sì, Vinny? Ciao Rose, scusa il disturbo, ma soprattutto ovviamente come va a casa? Tutto Bene, cosa c'è? È strano che tu mi chiami. Sai che è solo per le emergenze questa cosa. Esatto, c'è la missione. Sta andando a gonfie vele. Abbiamo preso, a quanto pare, una creatura del diavolo. Però c'è un piccolo problema. C'è questa organizzazione, i Re della Riva. Ti dice qualcosa? Anzi, vi dice qualcosa? Assolutamente no. Sembrerebbe qualcosa di nuovo che hanno creato loro. Ma che Stavo cos'è? ra- Che creatura è? Ghoul. Ah, a sua detta è un ghoul, come mi hai insegnato tu. Strano. Un ghoul dovrebbe essere accompagnato da un vampiro. Ah no, effettivamente è Jorn, quindi lui si farà i fatti suoi fino a quando non si sveglia il suo padrone. Ah, ok. Mi sa tanto di un'organizzazione, ma i ghoul difficilmente fanno organizzazione. Sono dei ghoul. Sono degli schiavi dei vampiri. Quanto ne potrebbero sapere da 1 a 10 i ghoul? Di che cosa? Ovviamente possiamo dire, dei piani del loro vampiro. Ah, Del loro molto padrone. spesso non sanno quasi niente. Sono delle pedine. Quindi sono solo delle pedine del diavolo. Pezzi sacrificabili. Ok, va bene. Grazie mille, Rose. Io non Veramente. la vedo. Quindi, attento, fai un lavoro pulito, non lasciare nessuna traccia. Va bene, vieni caro. Perfetto. Grazie mille. Che Dio ti che Dio Dio ti benedica benedica. te, tua sorella. Iniziamo con calma dall'inizio. Sei andata lì per pulire la scena, prendere Per pulire la informazioni, fare scena, cose. sì. Perfetto, quindi ci sono di mezzo i tuoi. I miei? I tuoi re del Re della fiume? riva. Sì, è un po' scenico, Quelli. però ci sta. Che quindi sono i tuoi padroni? No, io faccio parte Cosa dei Re esattamente? della riva. Tu fai parte dei Sì. re della riva? Wow, quindi i ghoul adesso si organizzano? Sì, Io faccio complimenti, state facendo passi avanti. comunque cioè, ogni informazione è troppo importante. Se ti dicessi tutto, tornerei là e mi ammazzerebbero, quindi anche perché probabilmente mi comanderanno di dire tutto quello che vi sto dicendo. Che hai detto? Quindi troviamo una scappatoia, che ne dici? Ti comanderanno di dirti tutto quello che hai detto. Ma e se tu ce lo scrivessi? Ti comanderanno di dirci tutto quello che hai detto e tu non hai bisogno di parlare. Puoi anche comunicare scrivendo. E così ti salverai la vita, noi avremo le nostre cazzo informazioni e tu e il tuo gruppetto di fanatici del cazzo del fiume o di che cazzo siete voi potrete continuare a fare le vostre porcherie in questa città di merda. Ok, e se invece tu ora mi liberi, Le do un pugno. Ah, ora sì. Non ci provare più, brutta stronza, Ah. ok?
Ha usato controllo? Sì. Non si fa, Giovanna. Io sto cercando di essere clemente con te, ma oggettivamente sono davvero, davvero sulla riga che mi dice, sai cosa, facciamo un bel salto e tiriamoti via un braccio. Potresti continuare a vivere senza un braccio, lo sai? Sì. Mhm. Ok, quindi facciamo che tu esci da qua con 2 braccia, convincimi che esci con tutte le gambe e le braccia attaccate a questo corpo che hai, ok? Va bene, ok, dammi questo cazzo di foglietto. Ok. Lì che sta scrivendo e ti dà il foglietto. E nel foglietto c'è scritto Ok. che stavano ripulendo il collegamento all'omicidio di 2 anni fa. Quindi hanno ucciso il ragazzo per questo motivo. Ripulendo l'omicidio di 2 anni fa? In quel vicolo? La mamma. Tua mamma sì, è mia morta mamma lì è 2 morta anni lì, fa? sì, ve l'ho detto. Ed è stato il ragazzo del bar a ucciderla? Non credo. È stato un Guarda il vampiro quasi foglietto, vuole sicuramente. dire qualcosa. Vabbè, ti scrive, c'è scritto abbiamo comandato qualcuno per ucciderlo. Ma perché? Lui c'entrava qualcosa? Mi vuoi dire che era il ragazzo con cui ho parlato? Ah, era il barista che ha cercato di aiutarmi. Che ha cercato di aiutarti in che modo? Spiegaci un po' la situazione. Allora io ero venuta alla Galleria d'Arte con la mia mamma perché era una grande fan delle opere di tua madre. Poi siamo andati a mangiare una cosa, poi siamo andati in quel pub, poi mia mamma è sparita, io ho pensato, boh, è andata in bagno. In bagno non c'era, il cameriere mi ha avvertita che in bagno non c'era e gli ho detto che se sentiva qualcosa di strano di chiamare, cioè stai qua, nel senso, torno Ok, qua. quindi il cameriere è quello che sapeva del fatto che tua madre era scomparsa e che poi hai trovato, presumo, morta nel vicolo, giusto? Sarebbe bello ricordare qualcosa, ma mi è stato comandato di dimenticare a quanto pare. Ora l'ho capito. Sempre. Ok, metto di nuovo il foglietto. È stato comandato dalla stessa persona che ha comandato l'omicidio? Il A chi? telefono di Giovanna. L'omicidio del ragazzo è stato comandato dallo stesso che ha ammazzato la mamma e cancellato E lei ti i suoi risponde: ricordi? non ci facciamo comandare da dei vampiri. E prende proprio il foglietto e lo butta a terra con rabbia. Mm, Cazzo di senso ha, scusami? ho capito, ho capito. Tiro fuori il telefono di Giovanna e guardo chi è. Sopra c'è scritto re. Giovanna, io ti faccio rispondere. Se tu dici qualcosa, muori. Estraggo la pistola e glielo metto dietro letteralmente alla nuca. Tu stai bene? Rispondi. È tutto ok? Se dici qualcosa di strano, rintraccio la telefonata E uccido anche il re. e trovo anche il lo tuo so. re, ok? E intanto, Tardis, rintraccia la telefonata, per favore. Sì, Ah. pronto? Regina, dove sei? Sono in giro, sai, sono scappato dalla situazione che a te non ti sembrava normale. E quindi sì, mi sono allontanato dal luogo. Ah, sì, perché comunque hanno cercato dei tipi. C'era il poliziotto che era di guardia che mi ha detto che c'è stato un inseguimento con una ragazza e vi hanno cercato, ma non ti hanno trovato. Sì, ma mi sono fatta perdere le mie tracce, non ti preoccupare. Ok, ci vediamo al quartier generale, dobbiamo parlarci. Non penso di riuscire. Ok, sì. Ok. Regina, tutto a posto? Sì, tutto a posto. Ok. Tardis, hai rintracciato? Il Tardis ti dice che comunque anche la chiamata era criptata e ci vorrà un po'. Probabilmente ce la può fare. Ok, regina, non sapevo di avere a che fare con una regina. Porca Fa miseria. parte dei re del fiume. Beh, in effetti. Mamma mia, che I regina. re della riva, i re della riva. Una regina, vostra altezza, ci dispiace averle dato questo trattamento. Ammazzatemi.
Oh no, No. sarebbe molto più divertente che lo faccia qualcun E il altro. re l'ha già capito. Ammazzatemi. Sì. No. Sì, l'ha capito. Vabbè, Oh, tu ci porti al ormai quartier generale. dici quello che sai, a questo punto vendicheremo la tua morte. Ma più che altro puoi portarci da lui. Tanto se ti ammazza, noi invece possiamo proteggerti. Non mi proteggerete, ammazzatemi. E perché non ti Ti abbiamo proteggeremo? salvato Mamma mia, finora. che sfiducia che hai! Oh, per un Ti ho dito dentro medicato, una eh! ferita. Oh dai, toccavo appena Quindi mi appena. dispiace, sicuramente prenderanno tua sorella. Ragazze, a quanto pare la cosa dei re della riva, come avete anche capito che voi, è nuova. E quindi quanto sembrano dei ghoul che si pensano al di sopra Non dei vampiri. pensiamo, siamo. Io nel frattempo dico, ragazzi, forse avrebbe senso andare a controllare la situazione di tua sorella. Uccidetemi, perché loro sapranno dove sono. Come fanno a saperlo? Col mio sangue. Allora spargeremo il tuo sangue nelle rive, nel fiume. Ce n'è troppo poco, c'è la mano sul coso. Prendo il coltello, e gli tiro via un paio di dita. C'è un paio di dita. Ah! Così, col coltello. Poi non voleva che gli Aldis, dessi un prendi pugno questo. io. Ammazzami! Le prendo proprio la faccia così. Voglio più informazioni, ne voglio ancora. Io ho ancora un sacco di dita, quindi prima di morire potrai soffrire un sacco. Oppure morire molto velocemente, quindi dammi più informazioni. Io gli do una testata. Lei- Chi era? Gli dico, chi era l'uomo con il braccio che non doveva avere il braccio? Era con voi? È la puttana di sua sorella. E sputa a Vincent. Mi sto sistemando la parrucca, sto prendendo la roba. Taldis è tornato, immagino, spero. Sì, sì, sì. Nota proveniva dalla stazione di polizia. Puttanazza Eva, io. La targa. Direttamente, così, proprio perché ovviamente stanno urlando tutti, se è scenata. Io prendo, sposto Allison. Ovviamente. Smette di vivere. Prima di andare via, nel foglietto ci scrivo: Re della riva, arriveremo anche per voi. Dite, comunque è abbastanza distante perché tua sorella non è ovviamente nella parte commerciale, ma è nella zona residenziale perché lì fa l'università, appunto, tua sorella. Sì. In questo momento Esatto. tua sorella è all'interno dell'università. Mhm. Perché probabilmente, cioè comunque è all'interno dell'università, non sai bene il motivo, potrebbe essere studiando, eccetera, eccetera. Ci vuole più o meno un 40 minuti, perché comunque, ragazzi, è Chicago, non è una città qualsiasi. Quindi riuscite ad arrivare a quello che è l'università. E quando arrivi lì, Vincent arriva prima di voi, perché comunque è bello deciso. Vincent, davanti all'università c'è una macchina della polizia. E senti che ovviamente Vinny sta correndo. Vinny, sono loro? Sì. Tu entri Cazzo, ed entri all'università, ovviamente l'università di Chicago è bella grande, tu arrivi in quello che è il luogo, vedi il cellulare e comunque vai dritto verso quel posto fottendotene penso di tutto quello che c'è all'interno. Alla fine vedi tua sorella, è lì che è con dei libri in mano, è abbastanza sconvolta e ti vede. E d'impatto è lì ferma così. Senti una voce che ti arriva accanto. Vai via. Tu, Vincent, guardi tua sorella per qualche secondo, dopodiché una forza maggiore Sì. ti spinge ad allontanarti. In pratica quello che faccio è letteralmente io mi giro, inizio a lacrimare e dico: andate da mia sorella, vi prego. Stiamo arrivando. Con la coda dell'occhio, Vincent, tu vedi tua sorella che è sconvolta e dovrebbe venire verso di te vedendoti, ma lei si allontana e insieme a lei, dietro di lei, vedi un'altra persona, uno dei due agenti con cui tu sei stato, dritta verso l'altra uscita dell'università. Così conclude tutto, con voi che arrivate con la macchina proprio a 2 centimetri da quello che è il motorino di Vincent. È lui che cammina verso la vostra direzione piangendo, dritto verso di voi.